Siamo in compagnia di Luciano Spalletti. Mister, al netto del gol che è mancato questa sera, e non è un dettaglio da poco, anche dal punto di vista della fame, della cattiveria agonistica, è mancato un po' l'Inter sotto questo punto di vista? No, quello c'è stato, abbiamo fatto confusione nella ricerca di questo è quello, la fame, la ricerca è stata quella che ci ha creato degli squilibri poi durante lo scorrimento della partita, perché siamo andati a metterla su questo piano, di forzarla subito, di avere subito la giocata importante, di metterla subito fin dal primo momento, la va o la spacca, invece non c'era da spaccare niente, c'era soltanto da far scorrere qualche minuto, da prendere confidenza nella partita, da incastrarsi e di valutare poi qual era il momento da scegliere. Grazie mister, c'è Massimo Paganin per te. Sì, buonasera mister. Ciao Massimo. Buonasera. Al di là di tutto, il gol credo sicuramente dal punto di vista mentale ha inciso moltissimo, no? C'è stato poi, una volta subito il gol, quel timore di non riuscire a farcela e probabilmente, come ha sottolineato lei, ha creato quella frenesia che c'è stata poi e che non ha dato la lucidità necessaria, soprattutto nella fase di costruzione, perché sono stati sbagliati tanti passaggi, e anche nella fase di rifinitura, che potevano essere determinanti, visto che loro hanno concesso, anche perché tatticamente non sempre erano equilibrati e quindi qualche cosa avevano concesso. Non c'è stata questa lucidità nell'arco di tutta la partita, di conseguenza poi ne è risultata una netta difficoltà nella fase di costruzione e poi nella finalizzazione. Sì, è così, noi dopo aver preso gol abbiamo subito tentato di risolverla individualmente la causa, andando a portare più palla, andando a forzare individualmente le situazioni senza mai badare a quello che era il reparto, a quello che era la squadra. E questo ci ha creato poi dei vuoti, degli spazi dentro il campo, perché si ammucchiano le posizioni, non si sta dentro con equilibrio, e ha determinato che si spendesse delle corse che poi ci hanno fatto in alcuni momenti correre in praterie larghissime, hanno creato spazi dove gli altri invece, rimanendo in equilibrio, facevano girare palla più facilmente, e poi è stato bravo Andanovic perché si sono presentati qualche volta con degli spazi per poter far gol. Come si recuperano adesso? È chiaro che la difficoltà è quella di riuscire a recuperare le energie prevalentemente nervose, no? Perché sono state spese tante energie fisiche, ma in vista del derby credo che quelle nervose siano quelle più importanti, perché lo strascico dell'eliminazione può incidere, chiaro, ma come ho detto il derby è una partita a sé e quindi immagino possa dare l'opportunità di recuperarle molto in fretta, con il fatto anche che recupererà anche degli uomini importanti, logicamente. Sì, noi qualcuno riposato ce l'abbiamo ora domenica a disposizione, poi bisogna ragionare in una maniera corretta, bisogna fare le valutazioni giuste e naturalmente capire quelle che sono le cose che sono successe e le cose che dobbiamo andare a organizzare per questa partita in poco tempo. Fondamentale è capire, riuscire a rendersi conto di quello che ci vuole come ragionamento e poi prendere quella forma lì. È chiaro che non sei supportato dall'entusiasmo, però poi questa è la cosa corretta che devo fare e parto per quella strada lì. Mister, le faccio l'ultima. Keita ha giocato per la prima volta in questo 2019, come valuta la sua partita? La valuto che gli mancava la partita, poi ha avuto difficoltà perché la squadra si è allungata e allora non l'abbiamo messo nelle migliori condizioni di giocare, però poi è rimasto dentro fino da ultimo e mi aspettavo che avesse più difficoltà nel finale di partita, invece si è dato da fare fino in fondo e ha lottato sui palloni nonostante che poi non abbia una grandissima condizione fisica. Grazie, Grazie mister. a lei.